cibo può diventare un'ossessione? Ciao, sono Patrizia Pietropaolo. Il cibo, quello che mangi, sembra essere davvero importante per mantenere un buono stato di salute. Mangiare alimenti sani, naturali, privi di additivi e con il giusto quantitativo di nutrienti non può che essere di giovamento per stare bene. Non per nulla Ippocrate diceva proprio questo: fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Ma come in tutte le cose, se si esagera c'è il rovescio della medaglia. Quando mangiare sano diventa un'ossessione? Steve Bratman ha coniato per questo disturbo un termine specifico: ortoressia. L'ortoressia si concretizza con un'attenzione tanto esagerata da divenire abnorme, posta sulla scelta del cibo, sulle caratteristiche che deve avere e sulle regole che vanno seguite nell'alimentazione. Si controllano infatti ossessivamente la qualità del cibo, da dove viene, come il cibo viene imballato o conservato, ma non solo questo. Il disturbo può anche interessare la preparazione del pasto, dove vengono seguite regole ben precise che riguardano sia la cottura sia l'associazione degli alimenti tra loro. Il tutto accompagnato poi da pensieri spesso intrusivi che riguardano il cibo e talvolta è presente anche, purtroppo dovrei dire, un certo senso di disprezzo verso coloro vissuti come ignoranti che non seguono le stesse regole. Attualmente l'ortoressia non gode di una categorizzazione indipendente. L'American Psychiatric Association per il momento non l'ha ancora inclusa nell'elenco delle patologie elencate nel manuale diagnostico statistico dei disturbi mentali, il famoso DSM-5. In generale la si interpreta nell'ambito del disturbo evitante restrittivo dell'assunzione di cibo, che pare essere purtroppo un fenomeno emergente che sta assumendo proporzioni anche piuttosto ampie. Lo stesso Bratman ha ideato un test per evidenziare questa problematica. Proviamo a farlo insieme, che ne dici? Rispondi però sinceramente a queste domande. Spendi più di 3 ore al giorno pensando alla tua alimentazione? Pianifichi i tuoi pasti addirittura alcuni giorni prima? La composizione dei cibi che assumi è sempre più importante del piacere di mangiarli? La qualità della tua vita è diminuita parallelamente invece al miglioramento della qualità della tua alimentazione? Sei diventato più rigido con te stesso nei confronti del tuo comportamento quotidiano e alimentare? La tua autostima aumenta quando ti alimenti in modo corretto? Hai eliminato diversi cibi che ti piacevano in favore di cibi che tu ritieni essere più salutari? Ti riesce più difficile mangiare fuori casa, andare al ristorante? Ti senti in colpa quando non mangi in modo corretto? Ti senti invece in pace con te stesso e in pieno controllo quando mangi in modo corretto? Ebbene, se hai risposto sì a 4 o più di queste domande, è meglio se cominci a riflettere sulla tua situazione e magari correre anche ai ripari. Cerca di comprendere che la rigida distinzione tra cibo buono e cibo cattivo non ha senso. Il cibo cattivo è tossico e non lo trovi certo in libera vendita al supermercato. Per il resto a volte possono solo essere esagerazioni salutiste. Il cibo, con buona pace di Ippocrate, non è tutto e mangiare solo cibi sani non ti garantirà la salute per sempre. La salute è determinata da tanti fattori ed il cibo è solo uno di questi. Anche chi mangia sanissimo purtroppo corre il rischio di ammalarsi come tutti, quindi possiamo anche pensare un po' di goderci la vita mangiando qualcosa che ci piace davvero tanto. Infatti proprio il cibo è uno dei piaceri della vita e dato che la vita, se guardiamo bene, non trabocca di piaceri, cerca almeno di non toglierti questo, senza ovviamente cadere nell'eccesso. È vero che seguire le regole gli dà un senso di sicurezza, ma una sicurezza fasulla esterna che non proviene da te. Prova quindi qualche volta anche a trasgredire e goditi questa trasgressione. Fa più bene questo alla tua salute che 1000 restrizioni. Purtroppo tutto questo, che sicuramente aiuta chi sta incominciando ad incamminarsi sulla strada dell'ortoressia,
Al vero ortoressico non interessa per nulla. Infatti difficilmente chi ha questo problema lo riconosce come tale, cercando un supporto. Anche se la psicoterapia cognitivo-comportamentale in questo contesto può essere di grande aiuto. In particolare, questa forma di terapia adotta per il trattamento dell'ortoressia i principi ed il modello terapeutico utilizzati nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. Data poi la tipologia del disturbo, appare necessario un trattamento multidisciplinare, nel quale lo psicologo si affianca anche un nutrizionista. Concludendo, possiamo dire che mangiare sano è qualcosa di assolutamente consigliabile, purché tutto questo non diventi un'ossessione e non determini la comparsa di pensieri intrusivi. La vita non ruota tutta intorno al cibo. Goditela appieno. Ciao, a presto!